Buongiorno a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi è la prima volta che si collega al mio canale, magari attirati dall'argomento di questa puntata, cioè tracciare la propria moto. Tracciare in caso di furto, diciamo, perché quello che ci interessa di più è magari tenere sotto controllo la nostra moto se ci venisse sottratta. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Cosa mi ha dato il via per fare questo video? Fondamentalmente ho visto un video di un canale che seguo, Ichi Boots per la precisione, dove una ragazza in gambissima, Noreline, viaggia in tutto il mondo, e durante uno di questi viaggi gli è stata sottratta la moto. Lei era in albergo e la moto era nel parcheggio dell'albergo, gliel'hanno sottratta. Ha ritrovato la moto soprattutto grazie a uno di questi tracker. Quando mi sono avvicinato a questo mondo, però, mi sono reso conto che ci sono delle differenze enormi, sia di tecnologia che anche di costi. Diciamo che il primo che mi ha incuriosito, leggendo forum, leggendo varie opinioni, è stato il tag, il famosissimo tag. Diciamo il più famoso è quello della Apple AirTag, perché è stato probabilmente il primo, è basato su una rete enorme di cellulari, e sembra che sia anche quello che funziona meglio. Purtroppo io non ho l'iPhone, quindi mi sono orientato verso verso Android. Anche lì ci sono tantissime diciamo differenze, perché ad esempio la Samsung fa il suo tag dispositivo, diciamo, proprietario, che lo si può utilizzare solo ed esclusivamente con telefoni Samsung. Ci sono altri dispositivi come questo qua della PBI, spero si pronunci così, dove teoricamente può essere utilizzato sia con la rete AirTag che con la rete Find My Device di Google. Quindi questo potrebbe essere utilizzato con tutte e due le reti. Poi ho comprato anche su AliExpress un tag veramente economico, 6 euro, e anche questo qua funziona con Apple Found My Device. Diciamo che sono nati per essere attaccati a qualsiasi cosa, tipo borsette, portachiavi, cellulare, zaino, valigia, però in molti lo utilizzano anche per la moto, e quindi io l'ho voluto testare appunto per questo funzionamento. Ho testato questi 3 tag per circa 2 settimane e devo dire che io non ne sono rimasto per nulla soddisfatto. A volte funzionavano, quello che funziona meglio secondo me è lo Smart Tag 2. A volte mi davano la moto nella posizione corretta, altre volte invece me la davano vicino a me, nella posizione ancora che... Insomma, per quel che mi riguarda, io non ne sono rimasto molto colpito dal funzionamento di questi tag. Devo dire che io vivo in una zona rurale, quindi non ci sono probabilmente tanti smartphone che partecipano alla rete, e quindi al momento, secondo me, per, diciamo, l'utilizzo che ne voglio fare io sono abbastanza inutili. Probabilmente utilizzati in altri ambiti potrebbero servire. A questo punto ho deciso di passare a un'altra tecnologia, cioè la tecnologia che utilizza i satelliti e la rete telefonica per tracciare il telefono. Ma anche qua c'è un mondo. In pratica ci sono offerte più variegate e con prezzi davvero differenti. Ad esempio su AliExpress ci sono dei dispositivi che con poche decine di euro ti mandano a casa praticamente il dispositivo senza scheda SIM. Dopo dovresti tu interessarti per poter fare un abbonamento a seconda di quello che ti interessa, cioè tenere tracciata la tua moto in Italia, in Europa o in tutto il mondo. Oppure ci sono delle ditte che ti offrono il dispositivo compreso di un abbonamento, anche in questo caso Italia, Europa o mondo, quindi anche in questo caso hai un'offerta differente a seconda di quello che di quelle che sono le tue preferenze.
chiaramente il prezzo è completamente diverso, qua si parla di diverse centinaia di euro. Poi ci sono invece una terza offerta che ti offrono un dispositivo a un prezzo diciamo non esagerato, ma con l'obbligo di fare un abbonamento mensile, che anche in questo caso dipende da che tipo di abbonamento uno si vuol fare. Io ho guardato davvero tanti dispositivi prima di decidere quale prendere. Alla fine ho preso questo PIJ, è un PNJ Finder. E perché ho preso questo? Fondamentalmente per due motivi. Il primo era l'alimentazione. Io volevo un apparecchio che avesse sia la batteria ma che potesse essere collegato all'alimentazione della moto, in modo che se qualcuno me lo stacca lui comunque mi dà una segnalazione, io non mi devo preoccupare del fatto che devo caricare il dispositivo. E questo perché non mi devo preoccupare? Perché quando sei in viaggio e ti si scarica il dispositivo, tu devi gioco forza toglierlo dal tuo mezzo, portarlo in albergo e caricarlo. Diciamo che la fortuna è cieca, ma la figa ci vede bene, e metti che proprio in quel momento lì te la facciano fuori, oppure è comunque una scocciatura lasciare la moto senza dispositivo, visto che tu l'hai pagato, oppure che sia scarico. Questo è stato, insomma, sono i motivi per cui mi hanno spinto a cercare un dispositivo che fosse alimentato. Quindi il primo motivo è stato quello. Il secondo motivo invece è stato la copertura SIM. Io ho trovato in questo dispositivo la copertura maggiore rispetto a altri, perché bisogna fare attenzione, nel senso bisogna andare a verificare cosa significa copertura Europa e copertura mondo. Copertura Europa probabilmente è abbastanza chiaro, ma copertura mondo no. In certe offerte la copertura non riguarda effettivamente tutto il mondo. Poi chiaramente c'è a chi può non interessare questa cosa, ma io ho l'idea di fare alcuni viaggi tipo Iran, Afghanistan o altri paesi comunque fuori dalla comunità europea, e quindi vorrei che fosse coperto il mio, anche da questi, diciamo anche questi paesi fossero coperti dal tracker che scelgo, e questo è il motivo per cui ho scelto questo tracker. Adesso facciamo un salto nel passato per 5 minuti per vedere quando mi è arrivato il pacco, e ve lo faccio vedere semplicemente cosa c'è dentro, ma anche ci spostiamo sul computer e sullo smartphone, così assieme vediamo che tipo di impostazioni, settaggi si possono fare per tenere al sicuro la nostra moto. Quindi torniamo nel passato. Grazie mille Maurizio. Allora andiamo quindi a fare l'unboxing di questo prodotto, quello che mi è arrivato, velocemente, poi passiamo sul computer e sullo smartphone per verificare quali sono le impostazioni e i settaggi che è possibile fare con questo dispositivo. Via, andiamo a conoscerlo. La prima cosa che si trova è il manuale di istruzioni, redatto in 1, 2, 3, 4, 5 lingue, c'è anche l'italiano. Direi che è molto chiaro, io l'ho utilizzato, è facile da utilizzare, è chiarissimo a colori, bello. Poi c'è il nostro Finder, questo qua è per la precisione il 4G 1.0, dove ha già una scheda SIM M2M inclusa, integrata, e c'è anche una striscia adesiva per poterlo poi attaccare in un posto della vettura, oppure ci sono anche queste due predisposizioni per poter magari metterlo con qualche vito, con qualche fascetta. Le dimensioni le vediamo, sono diciamo molto minori di un cellulare, anche lo spessore non è elevato, quindi è abbastanza facile secondo me da riporre sulla moto. Andiamo a vedere un paio di caratteristiche di questo dispositivo. Quando arriva già il suo cavo per essere collegato con i connettori, per essere collegato direttamente alla batteria, ma può essere collegato anche in un altro punto non sotto chiave della moto. Ha già una sua batteria, va bene qualsiasi batteria dai 9 ai 75 volt. Ha una sua batteria intera da 200 mAh al nickel, perché se dovesse
ad esempio bruciare il fusibile, lui ci avviserebbe che non è più collegato, ma continuerebbe a funzionare perché ha una sua batteria interna. Un'altra funzione che ha riguardo alla batteria ci avvisa se la batteria della nostra moto è sotto il livello che noi abbiamo impostato, precedentemente impostato sui suoi settaggi. A proposito, adesso andiamo sul computer e vi faccio vedere un paio di settaggi prima di passare alla prova pratica. Andiamo quindi rapidamente a vedere due impostazioni. Prima di tutto volevo farvi vedere che nello store effettivamente c'è tantissime opzioni per tutti i gusti. Io ho acquistato appunto il Vehicle Finder 4G 1.0, ma perché faceva per le mie esigenze, ma comunque c'è il mondo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è il piano d'abbonamento, che parte da 5 euro al mese, quindi non è poco, ma non è neanche una cifra incredibile, cioè andiamo fuori a mangiare una pizza e abbiamo speso più o meno i soldi che spenderemo in un anno a stare un po' più tranquilli per avere sotto controllo la nostra moto. L'ultima cosa che volevo farvi vedere prima di passare ai settaggi è la copertura. Quello che mi ha fatto praticamente decidere per questo prodotto è che copre tutto il mondo, quindi io quasi in tutto il mondo, a parte quei paesini che vediamo in grigio, che al momento non sono coperti, per il resto è coperto completamente. Passiamo quindi al portale vero e proprio e vediamo che adesso il mio prodotto non è ancora collegato alla moto, quindi me lo vede in Germania, da dove me l'hanno mandato. Quando poi passeremo allo smartphone, a quel punto lì lo vedremo anche funzionare direttamente. Ho dato un'occhiata alle impostazioni, dalla parte sinistra troviamo le impostazioni, diciamo, più che riguardano le verifiche che uno può fare a casa, impostazioni generali, come ad esempio la dashboard, dove tu puoi andare a verificare i viaggi che hai salvato, le soste, le varie velocità, insomma, queste cose qua. C'è anche, diciamo, il logbook, dove ci sono vari viaggi salvati, anche vari veicoli, un riepilogo degli allarmi, insomma qua c'è un menu più utilizzato, diciamo, come verifica delle cose che sono state fatte. Mentre invece se passiamo dall'altra parte, quindi sulla destra dello schermo, troviamo un altro menu che è quello secondo me più interessante, dove possiamo anche impostare quello che utilizzeremo probabilmente sul nostro smartphone per impostare gli allarmi quando siamo in viaggio. Allora, intanto abbiamo alcune informazioni premendo il primo pulsante, che ci dice l'altitudine, ci dice dove è posizionato, in che condizioni è, comunque il collegamento alla batteria. Adesso anche in questo caso è un po' tutto in stand by perché appunto non è ancora collegato. Ci dà la possibilità con un menu itinerari di salvare degli itinerari, salvare dalla data, dai minuti, dai punti. Comunque qua, diciamo, anche in questo caso conviene andarselo a vedere, giocarci un pochino e poi dopo non è molto difficile capire come fare ad esportare quello che si vuole esportare. La cosa più importante secondo me sono gli allarmi, i tipi di allarmi che abbiamo con questo dispositivo. Vibrazione e movimento, quindi lui può registrare se qualcuno sta cercando di manomettere la moto, cercando, diciamo, di muoverla, di rompere magari qualche dispositivo di sicurezza che abbiamo sulla moto, tipo il bloccasterzo o il frenadisco, il bloccadisco, queste cose qua. E ci sono ad esempio vibrazioni, introduzione di corrente, se viene a mancare appunto la tensione, come dicevamo prima, brucia il fusibile o semplicemente tagliano i cavi della batteria. Un allarme di accensione, se qualcuno prova a accendere la moto, viene alimentata la moto e a questo punto dà anche un allarme. C'è anche vari altri allarmi come di velocità, l'allarme di tensione, quello che parlavamo prima, cioè uno può impostare una tensione di soglia minima, salva tensione di soglia minima e il dispositivo ci manderà un allarme nel caso in cui la nostra batteria scenda sotto questa soglia che noi abbiamo impostato. Possiamo anche impostare un georeference, cioè cosa significa? Gli andiamo ad aggiungere un georeference, possiamo modificare l'area, la posizione del georeference e gli diciamo se vogliamo un allarme in caso di entrata in questa zona o di uscita in questa zona. Quando abbiamo impostato il georeference possiamo attivare l'allarme georeference, cioè se la nostra moto esce o entra in questa area,
diciamo abbiamo un allarme sul telefonino, sul nostro smartphone. E poi ci sono anche le impostazioni. Nelle impostazioni noi possiamo impostare il colore del nostro dispositivo, possiamo mettere anche un'immagine se vogliamo fare una foto della nostra moto. Lo si può fare, scegliere il tipo di veicolo, scegliere il fatto se vogliamo essere tracciati o meno, quindi se noi non vogliamo tenere traccia dei nostri movimenti basta dirglielo e lui non tiene traccia, o eliminare tutti i dati. Direi che comunque le impostazioni più interessanti per quel che riguarda, almeno per la funzione per cui l'ho scelto io, sono quelle di allarme, e adesso credo che sia giunto il momento di andare in strada e verificare il funzionamento di questi allarmi, anche comparandolo con gli altri tag che avevo acquistato. Via, andiamo in strada. Allora, adesso facciamo il test del furto della moto. Sono qua con il ladro, è il peggiore che ho trovato, Arnaldo, e con invece l'uomo che mi salverà, quindi quello che utilizzerà, mi porterà alla ricerca della moto perduta, Pietro. Quindi la moto l'abbiamo parcheggiata in centro a un paesino, ho installato sopra provvisoriamente sia il device, il finder, con anche i tag, quindi vediamo quale funziona meglio, diciamo. Nel frattempo nel telefonino vado a impostare quelli che sono l'allarme per il movimento, quindi se qualcuno muove la moto, l'allarme per la geolocalizzazione e eventualmente anche quello per se mi staccano lo strumento, quindi per diciamo scollegamento dello strumento. Quindi il ladro è pronto, adesso io e Odo andiamo a nasconderci e lui andrà a rubare la moto. Vediamo già intanto il ladro che si avvicina, guarda come fruttino. Scassinatore! È il scassinatore di quelli buoni. Ah no! Ecco, intanto sono arrivati gli allarmi, non so se si sentono, che mi hanno fregato la moto, però la moto è andata. E quindi adesso il mio salvatore Pietro, cazzo Pietro, mi dai una mano? Come no? Adesso andiamo a cercare il ladro. Andiamo a cercare il ladro. Aspetta che vada tu un badile. Si sta muovendo, mi sta portando via la moto. Falla prendere. Bisogna che ci diamo una mossa e andiamo a prendere. Dobbiamo colpirlo nel sangue. Vogliamo la moto. Via, alla macchina cioè. Vogliamo la macchina e cerchiamo di correrci dietro. Alla ricerca della moto perduta. Secondo episodio. Sta già lasciando Sassuolo, maledetto. Cazzo, non deve finire. Non lo so. Via, seguiamolo. Nel frattempo ho già allertato le forze dell'ordine, dandogli la geolocalizzazione, così lo beccano e lo mettono dentro. Sembra che il ladro si sia fermato, quindi adesso cerchiamo di andare a trovare. Magari provo ad utilizzare anche Google Maps, così lo vediamo assieme. Allora, Google Maps. E ti dà dove... Allora, via. Ti dà anche segnale dove è più comodo arrivare. Via, prova ad andare, che seguiamo il segnale, vai. Stanno arrivando degli allarmi, chissà cosa sta combinando quello là. Adesso vado a vedere che allarme mi sta arrivando. Veicolo è stato spento. Ok. Ok, mi è arrivato l'allarme che il veicolo è stato spento, vuol dire che lo sta cercando di metterlo in garage o di metterlo dentro qualche parte, quindi cerchiamo di fare più veloci che possiamo. Vai Odo! Lo troveremo! Vai a destra. Sì, puoi andare o a sinistra o a dritto. Puoi andare dritto, vai dritto. Più veloce dritto. Allora qua. Naturalmente noi abbiamo aspettato che si fermasse per dargli un po' di vantaggio e per simulare che fosse, insomma, che me ne fosse accorto subito, però noi, come abbiamo visto prima, potevamo anche già seguirlo
mentre si stava muovendo, perché vedevamo punto dove stava andando. Ci stiamo avvicinando. Ah sì, ma ci siamo, la rotonda, lì prima della rotonda a destra. Ancora un po' più avanti, più avanti. Vabbè, forse si entra qua, c'hai ragione. Anche qua, faccio qua. il giro di sotto. Qua. L'hanno tirato via il... Maledetto ladro, lo sapevo che andava all'ombra, guarda dove è le moto, là, vai avanti. Cazzo, non l'ho visto. L'ho vista io, perché c'è l'ombra? I carabinieri! È già arrivato anche i carabinieri. È lì! Metto l'ombra. C'è anche di fianco la moto il posto. C'è? Sì. No, che aveva preso 2 posti quello lì, Eccolo al ladro, guardalo lì. Abbiamo beccato, maledetto, Eccolo lì. Si nasconde, ma... Allora, moto recuperata. Ehi! Ladro beccato. Maledetti, mi avete trovato. Adesso andiamo a casa a festeggiare. L'abbiamo perdonato, ci ha pagato, no, neanche pagato il caffè. È vero. L'abbiamo perdonato perché è un bravo ragazzo, via. Comunque tutto è andato bene. Moto trovata. Allora, abbiamo visto una prova di furto fatta in una piccola cittadella come Sassuolo. Cosa è successo? Chiaramente il vehicle finder si è accolto immediatamente, qualche secondo dopo in realtà, che mi stavano rubando la moto, mi ha mandato gli avvisi e sono riuscito a seguire il ladro praticamente dappertutto. Per quel che riguarda gli altri 2 tag invece, gli altri 3 tag, in realtà non si sono accorti di nulla, nonostante lo Smart Tag 2 avesse anche abilitato l'allarme del movimento, non se ne è accorto. E quello che ha funzionato diciamo meglio dei 3 tag è stato lo Smart Tag 2, perché dopo circa mezz'ora che eravamo al bar a prenderci un caffè si è accorto che la moto si era mossa, ma direi che proprio perché eravamo in un paesotto dove probabilmente qualche altro telefono io il mio l'avevo staccato, si è collegato con la rete dello Smart Tag 2. Ma se per caso fossimo stati in un posto del genere, il ladro fosse arrivato qua con la moto per nascondere magari da qualche parte in questo posto, chiaramente qua non c'è tag che tenga, perché né la rete diciamo find my device oppure my tag di Apple, che qua è impossibile, quasi impossibile che passi una persona con il cellulare e che riesca praticamente a collegarsi con il mio tag, mentre invece questo dispositivo comunque ci ha permesso di ritrovare la moto con tranquillità e di seguire anche tutti i suoi passi. Per me non c'è paragone. Chiaro che i costi sono diversi, ma io voglio dire, per proteggere la mia moto o per comunque avere un po' più di tranquillità, credo che ne valga assolutamente la pena. Il video termina qua, spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, un bel mi piace gradito. Se avete avuto esperienza con dispositivi di questo genere, scrivete, ma scrivete anche per qualsiasi domanda, e così condividiamo le nostre esperienze, credo che sia sempre utile. Se avete voglia di iscrivervi al canale, sono ancora più contento. Alla prossima!